Ciao a tutti amici di Gravel Road e bentornati sul nostro canale. Video di unboxing, seguito poi dalla recensione completa di un nuovo CarPlay che in questo caso fa parte della serie C3, come possiamo vedere da questa confezione ben realizzata, e ci troviamo di fronte al C3 Pro. Alcune delle caratteristiche le troviamo qui. Parliamo di un 5 pollici compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, risoluzione 854x480, IPS e ovviamente certificazione IP67. Andiamo quindi a spacchettare questo dispositivo e dare una prima occhiata. La confezione, come vedete, è molto curata perché nei vari dettagli troviamo sia la parte superiore ben realizzata con stampe a colori e ben rifinite, e poi anche nella parte interna troviamo il logo dell'azienda con lo slogan, e tutte le varie facce hanno una grafica. Per chi dà, diciamo, importanza anche al packaging, troviamo quindi un prodotto ben curato. Andiamo quindi a spacchettare tutto il contenuto che vi illustrerò velocemente. Ecco il CarPlay con una pellicola protettiva. Parliamo di un 5 pollici, quindi una dimensione piuttosto compatta, ben realizzato, plastiche durevoli, si vede già proprio dal primo contatto. Naturalmente qui troviamo gli sportellini sigillati dove inserire la micro SD e probabilmente anche una presa USB-C che di solito viene utilizzata per collegamenti vari o per alimentare il dispositivo, che comunque in questo caso, oltre al classico cavo collegabile alla batteria, ha l'USB, quindi possiamo collegarlo direttamente alla presa USB della nostra moto. Vediamo una buona realizzazione del cavo con fusibili che proteggono da sbalzi. Andiamo a vedere anche la staffa, che ci appare subito di qualità perché è tutta in metallo, come vedete. Adattatori di vario genere per il manubrio, troviamo anche la chiave per montare, e la chiave, come potete vedere, è del tipo antifurto, quindi è una chiave particolare che ci permette di stringere questi perni e di prevenire i furti rispetto alle classiche esagonali. Vado anche a spacchettare l'ultima bustina presente, dove troveremo una mini chiave inglese con i sensori per la pressione dei pneumatici e il dado esagonale antifurto. Vi ricordo, va prima inserito questo sulla valvola, poi questo, e poi bisogna stringerlo al contrario utilizzando questo tool, che poi ci conviene ovviamente portare con noi perché qualora dovessimo gonfiare le gomme è importante averlo per rimuoverli facilmente. Fatto questo veloce unboxing, direi di passare a esaminare questo dispositivo montato su una moto per poter apprezzare come va una volta montato e come si comporta appunto su strada. Ci vediamo fra un attimo per la recensione completa. Ed eccoci dopo l'unboxing alla prova su strada. Devo dire che l'abbiamo utilizzato per alcune settimane sulla nostra SMT, che ormai è diventata il banco di prova di tanti CarPlay, e mi ci sono trovato benissimo, un po' perché la dimensione da 5 pollici è quella a cui sono maggiormente abituato. Su questa moto, diciamo, veste bene a livello appunto di dimensione. Ricordiamo che l'SMT non ha il cupolino alto, quindi comunque sporgerà sempre un po'. Ho utilizzato il suo braccetto su un adattatore stampato 3D che riproduce lo spessore di un manubrio da 28, e in questa maniera il suo braccetto è piuttosto configurabile. Possiamo scegliere a che altezza metterlo e anche la distanza. L'ho avvicinato un pochettino e devo dire che così è più comodo perché è più facilmente raggiungibile, anche un po' più vicino a noi durante la guida. La cura della parte hardware è davvero buona, il dispositivo è resistente e la base di attacco è realizzata in metallo, ha dei gommini antivibrazione utilissimi, perché ricordiamo che questa zona è comunque soggetta a molte vibrazioni, vento, a tanti spostamenti, quindi
È sicuramente un'ottima caratteristica quella di avere questi gommini che ci assicurano quindi un certo gioco movimento per smorzare le vibrazioni. Come detto, la staffa è tutta in metallo, utilizza delle viti antifurto, quindi anche un altro dettaglio premium, diciamo, nonostante il costo sia di poco superiore ai 100 euro. Per il resto siamo di fronte al solito CarPlay a livello di caratteristiche, e quello che ci piace, oltre al display piuttosto luminoso, che probabilmente da video vedrete qualche riflesso in più, ma dal vivo è tutto molto ben visibile, non ha il sensore di luminosità integrato, quindi saremo noi a regolare la luminosità. La luminosità massima è di circa 800 nits, display IPS. È un attacco di tipo RAM, diciamo, una sfera, quindi molto universale. Un'altra caratteristica che mi piace è che è possibile sia collegarlo direttamente alla batteria della moto, sia alla presa USB da 5 volt 2 ampere massimo, come raccomandato da quello sticker. Come vedete, in un percorso tutte curve è davvero comodo avere un CarPlay che ci fa vedere la strada e ci anticipa quello che dovremo affrontare. Abbiamo anche i sensori di pressione pneumatici, molto semplici da configurare, basta entrare nel menu apposito e fare un pairing. Scatterà un conto alla rovescia di 30 secondi per inserire il sensore anteriore e poi quello posteriore. Andremo poi a regolare anche l'intervallo di pressione minima e massima per l'alert, ovviamente in base ai valori della nostra moto. Anche questa è una caratteristica molto bella, perché comunque andiamo a integrare con il CarPlay un dato importante come quello della pressione delle gomme. Ecco qui, vedete i valori: 2,5 bar sull'anteriore e 2,7 sul posteriore. Naturalmente potremo gestire musica, chiamate. Se abbiamo un interfono associato al telefono, il tutto sarà ancora più fruibile, più comodo da gestire. Vi lascio il link in descrizione per il prodotto, che come detto costa poco più di $100. È un CarPlay molto recensito sul web e ho letto anche degli ottimi riscontri da parte di utenti Facebook che, alla ricerca di CarPlay dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, hanno scelto proprio l'AOC C3 Pro. Se avete domande o curiosità legate a questo prodotto, potete scriverci nei commenti, saremo lieti di rispondervi. Vi ringrazio di aver seguito questo video di unboxing e di recensione, e dalle curve della salita per Rignano un saluto a tutti e al prossimo video. Ciao ragazzi!